Questa è la sesta lezione di trading online. Anche oggi aggiungeremo uno strumento per migliorare la nostra analisi. Con Luca parleremo di indicatori e oscillatori. Oh, eccoci qui. Innanzitutto vi invito ad iscrivervi qui sotto in modo tale da non perdere nessun altro video di questa rubrica. Però ora basta parlare, passiamo al video. Gli oscillatori dell'analisi tecnica sono degli algoritmi, quindi delle formule matematiche, che traducono in una linea quello che è l'andamento dei prezzi, quindi di fatto una formula matematica che disegna in una maniera differente quello che è l'andamento dei prezzi. Conoscendo la formula sottostante ai vari indicatori che abbiamo a disposizione, siamo in grado di fare delle ipotesi sui prezzi futuri e soprattutto capire se un determinato mercato sta per avere un'inversione di tendenza. Anche oggi, Riccardo, ci spostiamo sui grafici e ti faccio vedere dei casi pratici. E anche oggi io corro verso il computer. Anche nel caso degli oscillatori e degli indicatori dell'analisi tecnica partiamo dalla sezione Academy di Investire.biz, dato che abbiamo proprio una sezione dedicata appunto a tutti gli indicatori e tutti gli oscillatori e sostanzialmente li troviamo qui sul menu di destra. E se per esempio andiamo a vedere lo stocastico, che è quello che ti farò vedere oggi, troviamo una piccola descrizione e soprattutto un foglio di calcolo in Excel che è possibile scaricare, dove si trovano le formule appunto dell'indicatore, così che chi volesse approfondire nel dettaglio proprio la costruzione di un qualsiasi indicatore può appunto trovare questo foglio di calcolo dove trova anche la formula, così da capirla nello specifico. Ti volevo far vedere un esempio appunto di operatività con uno degli indicatori più famosi ed importanti, che è lo stocastico. In verità lo stocastico possiamo chiamarlo oscillatore, perché quando un indicatore, in questo caso oscillatore, oscilla tra un valore compreso tra 0 e 100, allora lo possiamo chiamare oscillatore. Un indicatore invece non ha un range fisso 0-100 e di conseguenza potrebbe avere un massimo o un minimo praticamente infiniti. Quindi questa è la prima differenza. Gli indicatori, come dicevo nella presentazione, sono sostanzialmente delle formule matematiche che vanno a reinterpretare i prezzi. Quindi già questo ci fa capire che non sono delle formule magiche, che non possono dirci nulla sostanzialmente del futuro dei prezzi con certezza, proprio perché sono una reinterpretazione di quello che è l'andamento dei prezzi, ok? Quindi in questo caso, per esempio, siamo di fronte a uno stocastico, un oscillatore appunto molto noto, molto utilizzato. La cosa che noi possiamo capire dagli oscillatori è quando un mercato sta per avere un'inversione di tendenza. E in questo caso ti faccio vedere un esempio sempre preso dal grafico dell'oro che abbiamo utilizzato per queste ultime lezioni. Ti faccio vedere un caso particolare. Questo è il punto, diciamo la zona dove ci siamo posizionati al rialzo, di cui abbiamo parlato nei due video precedenti, e ti voglio far vedere come attraverso lo studio degli oscillatori abbiamo avuto un'ulteriore conferma del fatto che questo livello, il famoso livello di $1.200 per oncia, potesse essere appunto un livello interessante per un'operatività al rialzo. Guarda che cosa succede qui. Noi abbiamo l'indicatore stocastico che praticamente segue l'andamento al ribasso del prezzo, esattamente come il prezzo qui sopra. A un certo punto guarda che cosa succede. I prezzi scendono in maniera molto accentuata, molto veloce, ma guarda invece lo stocastico che cosa fa? Smette di scendere, non segue più l'andamento al ribasso del prezzo, lo vedi?
mi, Riccardo? Sì, 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 sì. Perfetto, i prezzi continuano a scendere, ma l'indicatore invece comincia a segnare quella che tecnicamente si chiama una divergenza, ovvero ci sta dicendo: caro Luca e caro Riccardo, i prezzi stanno sì scendendo, ma non stanno più scendendo con la forza che avevano fino a poco tempo fa. Anzi, addirittura i prezzi stanno scendendo, ma io comincio a salire, il che vuol dire che con buone probabilità, qualora i prezzi dovessero arrivare su un supporto importante, ecco che si creerebbero le diciamo condizioni ideali affinché avvenga un'inversione di tendenza. In questo caso addirittura poi nel momento in cui i prezzi cominciano a muoversi in laterale, quindi in laterale significa che non hanno un movimento né al rialzo né al ribasso, ma appunto hanno un movimento di lato, laterale, ovvero con bassissima volatilità, guarda qui che cosa succede. Cerco di tracciare questa linea così che sia più chiaro. Addirittura in tutto questo periodo di prezzi che si muovono in laterale, l'oscillatore ci avvisa e ci dice: ragazzi, guardate che i prezzi stanno accumulando tanta forza. E questo è un qualcosa che succede proprio prima o durante le inversioni di tendenza. Gli oscillatori, in particolare lo stocastico, poi come abbiamo visto sul sito investire.biz ce ne sono tanti, sono tutti diversi, hanno delle formule un po' diverse, però diciamo che poi spesso e volentieri le indicazioni sono molto simili tra di loro, ok? Quindi in questo caso non siamo entrati al rialzo solamente perché l'oscillatore ci avvisava che poteva esserci un'inversione di tendenza, ma come abbiamo visto nei video precedenti abbiamo unito diverse analisi, una diversa dall'altra, una con strumenti diversi dagli altri. In questo caso stiamo utilizzando gli oscillatori, ma abbiamo utilizzato la stagionalità, abbiamo utilizzato le figure dell'analisi tecnica. In questo caso abbiamo un'ulteriore conferma data appunto da questa formula matematica che ci avvisa e ci dice: guardate che i prezzi, paragonando appunto l'andamento attuale con l'andamento passato, ci fanno credere che potrebbe esserci un'inversione di tendenza. Ti è chiaro questa cosa? Chiarissimo. Insomma, una divergenza che prevede o può darci un segnale diverso da quello che è il grafico. Esatto, in pratica quello che si va a fare con gli oscillatori e gli indicatori è semplicemente cercare di accorgersi quando c'è un momento in cui i prezzi e gli oscillatori non fanno più la stessa cosa, perché finché l'oscillatore e l'indicatore hanno lo stesso andamento significa che il trend in corso è un trend sano. Quando, come in questo caso, smettono di fare la stessa cosa, addirittura in questo caso a un certo punto l'oscillatore comincia a fare l'esatto opposto rispetto ai prezzi, vedi che qui comincia a salire come se ci fosse un forte trend al rialzo mentre i prezzi di fatto sono ancora fermi, ecco che qui abbiamo delle forti indicazioni. Chiaramente lo stesso ragionamento che abbiamo appena fatto vale anche sui ribassi e ti faccio vedere un esempio sempre preso da questo stesso grafico. Qui abbiamo per esempio i prezzi dell'oro che segnano un massimo in corrispondenza della parte alta del triangolo che abbiamo visto nel video precedente, ok? Guarda che cosa succede poche settimane dopo, guarda che cosa succede. I prezzi dell'oro sono sullo stesso livello, sempre a $1.355 per oncia, ma guarda l'oscillatore come è molto più basso. Questo è un ottimo segnale che ci fa capire che qui da questo livello potrebbe partire un movimento ribassista, proprio perché qui i prezzi hanno segnato un massimo esattamente allo stesso livello precedente, ma l'indicatore ci avvisa che quel rialzo non ha la stessa forza che avevano i prezzi nel rialzo precedente, quindi potrebbe esserci un'inversione di tendenza. Questo è l'informazione principale basilare che si ottiene dagli indicatori dell'analisi tecnica, dagli indicatori e dagli oscillatori.
Non ho nulla da aggiungere, sul serio, non ho neanche domande su questa cosa. Mi è chiaro, si va ad analizzare ciò che non corrisponde tra oscillatore e grafico ed è Esatto. un'indicazione in più data dall'analisi che noi facciamo, perché come abbiamo sempre detto non è l'unico strumento che andiamo ad utilizzare per aprire una posizione. Esattamente, una cosa importante da dire, come ho già detto, ci sono tanti oscillatori, tanti indicatori. Il mio consiglio per chi ci sta ascoltando è quello di andarseli a guardare tutti quanti, studiarne il funzionamento, troverete quello che fa più per voi. Io per esempio sono abituato e mi piace utilizzare lo stocastico, ma ce ne sono di diversi e magari a voi potrebbe piacere piuttosto che lo stocastico l'RSI, piuttosto che appunto il MACD o altri. Insomma, qui invito davvero tutti a sbizzarrirsi un po' e a trovare l'oscillatore che più è nelle proprie corde. Perfetto, sul serio, nulla da aggiungere e non ho nessuna domanda, mi è chiaro. Poi comunque invito tutte le persone che ci stanno ascoltando che se dovessero avere delle domande le possono lasciare, anzi consiglio di lasciarle nei commenti proprio perché con Luca faremo molti altri video e possiamo partire proprio dalle vostre domande. Assolutamente, sono a disposizione. Grazie Riccardo. Grazie mille a te. Ragazzi, ultima cosa, se volete provare la stessa piattaforma che abbiamo utilizzato noi in questo video, potete richiedere tranquillamente un conto demo al sito kimuratrading.com o altrimenti trovate il link qui sotto. Poi ditemi sempre cosa ne pensate di questi video e noi ci vediamo al prossimo episodio. Mi raccomando, iscrivetevi così non ve ne perdete neanche uno e se vi piacciono lasciate un mi piace che aiuta sempre tantissimo. Vamos!